Oggi ci troviamo sul vecchio confine tra il comune di Trieste e la signoria di Duino, per andare ad esplorare un misterioso sotterraneo. Ne avevo sentito parlare tanti anni fa in internet, su un forum riguardante Trieste, che si chiamava caiof.it. Qualcuno raccontava di aver esplorato una grotta e di aver trovato al suo interno un lunghissimo corridoio artificiale. Quella qui, la grotta sopra le sorgenti di Aurisina. Si può esplorare soltanto calandosi con delle corde, con delle scalette, e coloro che l'avevano esplorata all'interno avevano trovato un tubo. Su questo tubo c'era una botola, l'avevano aperta, erano entrati dentro, si sono trovati in un lungo tubone di cemento che finiva da una parte con un muro e dall'altra parte con una porta chiusa, e se ne è discusso a lungo su questo forum cosa potesse essere, dove finiva. All'interno avevano trovato dei teodoliti, dei tubi, delle apparecchiature di misura. Pare che facessero qualche esperimento di fisica probabilmente, ma ho cercato un po' e non ho trovato alcuna pubblicazione di studi. Poi se qualcuno sa qualcosa di più lo scriva nei commenti. Anni dopo, passando da queste parti, avevo trovato quello che pareva un bunker. C'ero entrato e avevo riconosciuto la foto dell'ingresso murato. Qualcuno vi aveva aperto uno stretto varco e avevo potuto esplorarlo. Oggi, qualche anno dopo, ci torno con una telecamera. Qua ci sono i resti di una scala a pioli. Quindi qua si scendeva sotto da qualche parte, ma è stato murato. E qui c'è l'ingresso. Per non insozzarci indossiamo i pantaloni da full monty. Ok, entriamo. Nel 2016 il pavimento era ingombro di massi, ma a quanto pare qualcuno li ha asportati. Qui dentro c'è un eco spaventoso a causa della forma di questa struttura. Si è riempita d'acqua, questi giorni pioveva. Mi tocca camminare con un piede sul bordo sinistro e uno sul bordo destro. Chissà. E qui c'era il muro in cui qualcuno aveva aperto un varco e quindi ero riuscito a entrare, e ora è stato ulteriormente demolito, per fortuna, altrimenti avrei dovuto strisciare nell'acqua. Questo in origine era il tunnel di un acquedotto che portava le acque dalle sorgenti di Aurisina verso una bresina. Si direbbe che durante la guerra fu riadattato a bunker, perché questo pare un muro paraschegge, e in effetti nella zona ci sono dei bunker.
soffitto. Laggiù c'è qualcosa. Di qua si vede la famosa botola da cui entrarono i primi esploratori qui dentro. Di qua si va alla grotta, cerchiamo di vederla. Ci si vedono stalattiti e stalagmiti. Praticamente siamo su un ponte, speriamo che sia resistente. E qua volendo uno con l'attrezzatura adatta può scendere giù sul fondo della grotta. Magari un'altra volta, per oggi ci accontentiamo di vedere così. Proseguiamo questo approccio. KC è stato qui. Ah, cala l'acqua, bello. Una volta qua dentro abbiamo trovato una bicicletta. Con la bici il tunnel si attraversa più velocemente. Finalmente non c'è più acqua, si cammina più comodamente. Qua il cemento armato, quindi c'è un po' scende. Una scritta 118. Forse sono i metri. 303 e potrebbero essere i metri. 300 metri abbiamo ancora da percorrere. E qui dentro si sarà passato una volta qualche tubo, e quelle strutture che abbiamo visto fuori
queste erano servite ad esempio per alloggiare le valvole. Viva Gretta, che è un rione di Trieste. Credo che siamo arrivati alla parte della galleria dove facciamo gli esperimenti. Qua ci sono dei resti di cavi elettrici, poi qui c'è un enorme tubo. I primi esploratori dicevano che c'erano pure dei laser. Non so che razza di esperimenti potessero aver fatto. Se c'è qualcuno che sa di più, che lo scrivesse nei commenti. Qua c'è l'illuminazione e c'è questo tubone che continua di qua. Cos'era sta roba? Hanno pubblicato qualcosa? Perché hanno lasciato tutto qua? Un'altra di queste vasche. Qui c'è un'eco fortissima. E qui in queste stanze laterali c'hanno varie apparecchiature. Secondo me qui qualcuno sta venendo a recuperare i metalli. Qui c'era il riallacciamento alla rete idrica. Una volta ero stato su, c'è un tombino nel bosco che porta l'acqua qua sotto. Ora hanno sfasciato, ma era così. Le stanze laterali non sembrano così solide, direi che è meglio evitarle. In tutte queste stanze c'erano delle intelaiature come quella, ricoperte da teloni per proteggerle dallo stilicidio, e dentro c'erano diversi interruttori. Avevano lasciato un sacco di batterie d'automobili, che insomma era abbastanza inquinante. Sì, e hanno tolto tutto.
o gran parte hanno tolto, perlomeno le batterie, le cose più inquinanti le hanno tolte. Quindi sì, nelle stanze laterali non c'era più niente da vedere di particolare perché è veramente tolto. Anche i cavi elettrici lungo la parete sono stati rimossi. Giù si intravede l'uscita, filtra anche un po' di luce. Qua ci sono dei sacchi, si vede che stanno smaltendo un po' di materiale con interruttori vari. Insomma, se qualcuno sa che razza di esperimenti avevano fatto qua dentro, lo scrivesse nei commenti. Insomma, non era un bunker, ma era una struttura dell'acquedotto. E a quel tempo, quello che l'avevano visitata, l'unica cosa che potevano fare era fare una foto attraverso le grate. C'era una porta con delle grate in alto qui. E l'unica cosa che si vedeva era questo boschetto con i gradini e non si capiva assolutamente dove ci si trovasse. Mentre ora possiamo vedere che era un edificio dell'ex acquedotto comunale. Una breve aggiunta. Poco prima dell'ingresso da cui ero entrato ci sono queste rovine di un edificio. Meglio stare lontani dalla porta d'ingresso perché si affaccia direttamente su un salto di parecchi metri e c'è una china erbosa su cui si rischia di scivolare. Laggiù si intravede la porta, da cui è meglio stare alla larga. Un tubo sulla parete. Sul fondo si osserva una stanza con un ingresso che si affaccia direttamente sulla ferrovia e i resti di tubature che salivano dalle sorgenti di Aurisina e proseguivano verso la galleria esplorata.